Buongiorno a tutti e benvenuti su Sapore Puro. Io sono Katie e oggi parleremo della cottura sottovuoto a basse temperature. Impareremo i 5 benefici che ci sono grazie a questo tipo di cottura, vedremo come utilizzare gli attrezzi e saprai tutti i trucchi per preparare dei piatti pazzeschi davvero da ristorante in modo semplicissimo. Questi sono gli attrezzi che userò io. Ci sono tutte le ricette, le istruzioni all'interno, il sacchetto e avrete anche i sacchetti sottovuoto. Questa è la famosa macchina a bagno termostato e ci servirà anche la macchina per il sottovuoto. Con questo tipo di cottura potrete preparare qualsiasi tipo di piatto. Vediamo il primo vantaggio di questo tipo di cottura, che è il calopeso. Quando noi andiamo a cuocere la carne, perdiamo il 35 fino al 40% di liquidi, quindi di peso. Questo non avviene con la cottura sottovuoto, andremo a perdere dai 5 massimo 8% e quindi è veramente minima la perdita. Ed è proprio grazie a questa esigenza che nasce questo tipo di cottura. Viene scoperta da uno chef francese appunto perché cucinava delle carni molto pregiate e voleva risparmiare, ma poi grazie a questo ha scoperto anche tutti gli altri benefici. Quando andate ad utilizzare i sacchetti vi consiglio di piegare sempre i bordi perché questa parte qui, questa fascia non deve mai sporcarsi, in questo modo andremo a sigillare bene. Potete decidere voi tutte le spezie che più preferite, in questo modo i sapori rimarranno tutti intrappolati qui dentro. Mettiamo ora sottovuoto, nel caso delle verdure potete affettarle o tagliarle a metà e distribuire bene. Kitchen Boss, che è veramente pazzesco, vi indicherà lui stesso tutte le temperature che vi servono in base all'alimento, altrimenti salva sempre questo video qui e qui sotto troverai una lista di tutte le temperature sia per carne, pesce, verdure, uova eccetera. Attiviamo la macchina che porterà l'acqua a temperatura, è una macchina che consuma pochissimo. Il secondo vantaggio è che non sbaglierai mai più una ricetta, perché la cottura sottovuoto e a bassa temperatura cuoce in modo omogeneo, quindi anche fino al centro sarà perfetta. Una volta terminata la cottura, se decidete di conservarli in frigorifero, dovete abbatterli. Se non avete la macchina non è un problema, usate semplicemente acqua e ghiaccio. Formate così lo shock termico, quindi raffreddate immediatamente l'alimento e poi conservate in frigorifero tranquillamente. Questo processo non permette ai batteri di formarsi. Asciughiamo bene. Dopodiché ravviviamo la carne per pochi minuti, alla piastra, in padella, al forno, come più preferite. Al filetto vado ad aggiungere uno spicchio d'aglio e un po' di burro. Naturalmente la cottura la potete fare secondo i vostri gusti. È super succosa e tenera. Cioè, guardate qui ragazzi. È pazzesco. Il terzo vantaggio è quello della durata, della conservazione. Possiamo conservare gli alimenti una volta cotti e abbattuti oppure immersi nell'acqua e ghiaccio, quindi abbiamo formato lo shock termico. Possiamo poi conservarli in frigorifero dalle 2 alle 3 settimane. Arriviamo così al quarto vantaggio, che è quello di poterci organizzare in anticipo. Così potrete avere pranzo e cena pronti in un minuto. Vedete già com'è succoso? E questo ci porta al quinto vantaggio, che è la conservazione. Tutti gli alimenti sottovuoto conservati in frigorifero durano dalle 2 alle 3 settimane, senza perdere assolutamente né nel sapore e né i valori nutritivi. Stessa cosa con le verdure, potete tranquillamente ripassarle in padella oppure ravvivare il sacchetto in acqua calda, della stessa temperatura di cottura. Potete condire anche le verdure prima nel sacchetto con gli odori e con il sale. Le patate le sto accompagnando con una salsa allo zafferano, mentre le carote non le ripasso in padella ma le lascerò così al naturale. Questo tipo di cottura è sana, economica e super gustosa. Inoltre avremo una cucina ben organizzata. Spero che questo video vi sia piaciuto, anche perché ci ho messo davvero tantissimo impegno per trovare più informazioni possibili
e per renderlo un video più completo. Se avete altre domande o mi sono dimenticata qualcosa, scrivetelo qui sotto nei commenti e vi risponderò il prima possibile, oppure potete scrivermi anche su Instagram. Se avete altri suggerimenti vi invito sempre di condividerli con noi perché saranno utili per tutti i lettori e anche per noi. Vi ringrazio del vostro tempo e del vostro sostegno sia qui che su Instagram e su TikTok. Iscriviti al canale se non l'hai già fatto, così da non perdere la prossima ricetta. Noi ci vediamo lunedì. Tschüss!